Buongiorno a tutti e grazie per esserci anche oggi a sopportarmi in uno dei miei quasi soliti video. Quello che vi faccio vedere oggi è l'amplificatore di Fez Audio più universale, quello per tutti, quello che incontra i gusti di chiunque. Insomma, nel limite del possibile, ma comunque se non altro è forse il più flessibile, è quello meglio interfacciabile con diffusori normali senza dover andare a cercare alte efficienze, quindi diffusori ingombranti. E questo lo dico perché uno dei feedback che ricevo, non dico di frequente, ma è comunque ricorrente, è sì, belli gli amplificatori a valvole, ma se devo mettermi dei frigoriferi per avere delle casse ad alta efficienza per ascoltarli, non ci siamo più, dove li metto? Non ho posto, le case normali non possono ospitare dei frigoriferi in salotto e questo è, ahimè, oggettivamente vero. E allora bisogna trovare un'amplificazione che da un lato abbia il bello delle valvole, quindi quella naturalezza, quella dinamica, quella ricchezza di informazioni, di dettagli, e dall'altra parte però non mi imponga diffusori da 200 litri per parte. Bene, io credo che questo amplificatore sia stato pensato da Fez Audio proprio per questo motivo. Senza arrivare all'onnipotenza del Titania, che sappiamo pilota praticamente tutto senza fare una piega, ma senza scendere su potenze a una cifra come i Miraceti e eventualmente anche gli Alfalupi e i Libra sono lì, ci dà quel compromesso fra bontà e facilità di utilizzo, facilità di interfacciamento che secondo me può risolvere un sacco di problemi, soprattutto, ripeto, dove ci sia la necessità di utilizzare diffusori di dimensioni, direi molto casalinghe. Ecco, il classico mini diffusore da scrivania, quello largo 15 cm, alto 25, che non arriva ai fatidici 90 dB effettivi richiesti da amplificatori un pochino più pretenziosi, ecco questo li pilota senza problemi. Oserei dire dall'LS3/5 in su potete trovarvi con un suono assolutamente bello e anche livelli di pressione che non dico che siano da discoteca, perché comunque da un diffusorino così la discoteca non ce la tirate fuori, ma comunque livelli di pressione sufficientemente alti per divertirsi, senza che l'amplificatore venga tirato per il collo per sputare l'ultimo milliwatt di potenza disponibile e magari al 5% di distorsione, cosa che ovviamente non è auspicabile. Quindi bando alle ciance, tiriamo fuori dalla scatola la nuova versione del Silver Luna, la versione Evolution, nuovo chassis, nuova grafica, nuovi colori, anche se oggi qui siamo con un classicissimo nero, e poi vedremo anche che cosa ci riserva l'interno. E quindi siamo pronti per unboxare, come dicono gli youtuber che capiscono le cose di questo mondo, l'onnivoro Fez Audio Silver Luna Prestige Evolution. Avete già capito che sui nomi non si risparmia. Confezione. Siamo nei più canonici standard Fez Audio. È stracorazzata. Si fa tranquillamente il tragitto Polonia-Italia senza aver mai subito un danno da quando io mi ricordo di Fez Audio. E all'interno cosa troviamo? Questo facciamo come si fa su YouTube, no? Lo lanciamo? No. Io sono una personcina ordinata e lo appoggio. All'interno della corazzatissima scatola che cosa troviamo? Confezioncina con guantini bianchi d'ordinanza, perché se non ci sono i guantini bianchi, ricordatevi, non è un apparecchio high-end, questo fa la differenza. Manualino, sacchettino in tela, tipico di Fez Audio, ormai li conosciamo. Sì, non c'è dentro l'amplificatore, ma perché sto fingendo tutto, ovviamente, tutta finzione cinematografica. L'avevo già aperto per farvelo vedere tempo addietro e adesso ve lo rifaccio vedere, ma più da vicino e anche dentro. Per cui perdonatemi se il sacchettino è fuori. Telecomando, se lo ordinate perché è optional, potete anche fare a meno di comprarlo se non volete aggiungere quei 2 soldini. Copertura valvole, anche questa è optional, quindi anche questa potete scegliere se includerla o no nel vostro ordine. Set di valvole 4 e L34 selezionate da Toroidi, quindi selezionate da Fez, delle Electro Harmonix, una coppia di 12AX7 come valvole d'ingresso driver e una coppia di 6N2P, che era la coppia russa di tanto tempo fa della 12AX7 ECC83, copia che non è
perfettamente compatibile perché è una pionatura leggermente diversa e questo spiega anche la presenza del noto commutatorino che ci permette di passare dall'uno all'altro tipo di valvola. Mi raccomando, cosa da fare assolutamente ad amplificatore spento. Mi raccomando. Le due valvole in versione russa sono giocoforza delle NOS e quindi non sono per niente disprezzabili come risultato. L'unica raccomandazione è di rodarle per un po'. In alternativa, parlando di NOS, ovviamente, io vi metto a disposizione sempre una selezione di ECC83 12AX7, NOS selezionate, accoppiate e garantite, che è sempre in evoluzione, perché per quanto mi riguarda è una ricerca continua di esemplari di una certa qualità che io metto a magazzino in attesa che qualcuno voglia upgradeare il proprio amplificatore. Quindi se vi viene in mente sappiate che l'upgrade è sempre a disposizione. Direi che si può togliere il primo strato di schiuma per arrivare all'amplificatore vero e proprio e anche questo lo appoggiamo con tutto il suo contenuto. L'amplificatore condivide lo chassis e le dimensioni degli apparecchi più piccoli, diciamo così, della serie FETS. Quindi ha le stesse dimensioni dei Miraceti, degli Alfa Lupi, Omega Lupi e anche, se vogliamo mettercelo, del Grazia MMMC, il prefono, su cui si può sovrapporre senza avere differenze di dimensioni. E insomma fanno anche un bel vedere adesso con la nuova veste. Ecco qua, ha cambiato le dimensioni e ha cambiato anche il peso, che rispetto alla vecchia serie è aumentato. Poi vedremo quali sono le cause. Adesso questa la possiamo proprio lanciare. Eccolo qui, il Silver Luna. Vediamo, perché non l'abbiamo mai fatto, come si montano le valvole su un Silver Luna senza fare danni. Togliamo la copertura che col plexiglass copre tutto e prendiamo per prime le valvole di segnale. In un moto di originalità cominciamo dalla versione russa, anche perché visti i chiari di luna potrebbe essere così, addirittura è interpretato come un atto di distensione. Prendiamolo invece come un augurio di tempi migliori per quanto riguarda la situazione da quelle parti. Le due valvoline sono marchiate OTK ed è verosimilmente una produzione anni 70. Sono costruite con 3 miche e delle belle placche a box dall'aspetto molto robusto. Le montiamo al loro posto. Ecco, vedete, quando inseriamo queste valvole, per evitare di rovinare i pin o addirittura di creare delle piccole crepe che farebbero entrare aria e causerebbero la morte del tubo, conviene appoggiarle sullo zoccolo, facendo attenzione che i piedini cadano tutti al loro posto, con i loro contatti. E poi, anziché semplicemente premere per inserirle, muoverle leggermente in questo modo. Ecco, bisogna cullarle un po' per farle entrare. E così siamo a posto. Quello che raccomando assolutamente, visto che questo amplificatore può montare 2 tipi di valvole, è verificare che valvola abbiamo montato e subito andare a pescare il nostro selettore che è qui dietro fra i trasformatori d'uscita e settarlo sulla posizione corretta. Ok? C'è proprio scritto, non ci si può sbagliare. A questo punto possiamo montare le valvole di potenza delle EL34 Electro Harmonics e vedete che su ogni scatola c'è un adesivo con il numero del tubo. Sulla piastra superiore ogni zoccolo è contrassegnato da un numero. Non è visibilissimo perché sennò darebbe effettivamente un po' troppo nell'occhio, ma è semplicemente scritto con lo stesso colore nero ma con vernice lucida, per cui se aguzziamo la vista lo vediamo, se invece guardiamo l'amplificatore da lontano tutto sparisce assolutamente. Da qui vedo molto bene, quindi abbiamo V6, V4, V3 e V1. Questa che abbiamo preso è la 6 e quindi non ci sono dubbi. Quando montiamo le L34, mi raccomando, facciamo attenzione al verso di inserimento nello zoccolo. È molto difficile sbagliare, ma purtroppo ho visto cose che voi umani, eccetera, eccetera, eccetera. Lo zoccolo delle L34 ha 2 chiavi che guidano l'inserimento. Una è il pin mancante, che è il numero 6, e l'altra è un piccolo inchiastro, proprio una piccola chiavetta, su questa protuberanza dello zoccolo centrale. Nello zoccolo sull'amplificatore, allo stesso modo, avremo un pin, qui si vede forse meglio,
che è stato tappato per evitare fraintendimenti con una barretta di rame, l'incastro per la protuberanza centrale. Quindi non si può sbagliare. Nonostante questo, purtroppo è successa anche questa cosa. Fateci attenzione, è un secondo di attenzione in più che evita di spaccare lo zoccolo di una valvola e rischiare di far danni all'amplificatore se lo accendete in quelle condizioni. Quindi controlliamo tutto e facciamo la stessa cosa. Adesso vi faccio vedere come si fa bene, cioè la valvola si tiene dallo zoccolo, si culla e si fa scivolare dentro. Se premiamo soltanto, si fa molta più fatica e si rischia di rovinare i contatti dello zoccolo premendo troppo forte. Se facciamo la stessa cosa tenendo la valvola dal bulbo di vetro, rischiamo che il bulbo ci rimanga in mano e dall'altra parte resti lo zoccolo, ok? Ovviamente da evitare. Quindi sempre tenere le valvole per lo zoccolo. Questa è la numero 4. Eccola qua. Questa è la numero 1. Quindi anche qui non ci sbagliamo. Ecco, così non si fa. Come ho inserito questa valvola e come non va fatto. Scusatemi se io a volte transigo sulle corrette procedure per quanto mi riguarda, ma capirete, se io rompo una valvola la cambio. Se la rompete voi è un problema. E terminiamo con la numero 3. Ecco qua, pronto e valvolato. E già che siamo nel mood, ve lo faccio vedere anche con la copertura montata. Ecco qua, la nuova copertura di plexiglass. Anche questa, dicevo, come del resto il telecomando, è un'opzione che potete scegliere di aggiungere o meno, quindi a vostra discrezione, se vi piace, se vi è utile. È fatta comunque in modo da non far surriscaldare le valvole, lasciando un'ampia circolazione d'aria, quindi potete usarla senza preoccupazioni, vi evita che qualcuno incauto metta le mani sulle valvole calde o vi rompa un tubo. Dipende un po' da chi gira per la vostra sala d'ascolto, sia essa dedicata o sia salotto di casa, però l'opzione c'è, è abbastanza carina, ripeto, poi i gusti non si discutono, ed è comunque utile in alcuni casi. Montate le valvole, c'è ancora un'opzioncina che possiamo scegliere, cioè il funzionamento dei tubi finali in modalità pentodo o tetrodo. Il tipo di circuito della sezione di potenza è il classico ultralineare, che è nato proprio per i tubi multielettrodo, cioè tutti per i tubi sopra il triodo, tradotto tetrodi e pentodi. Queste valvole possono essere configurate in entrambe le modalità. La modalità tetrodo essenzialmente scollega una griglia lasciandola flottante e lasciando che la valvola si comporti come una valvola a 4 elettrodi anziché a 5. Okay? Tetra, tetrodo, penta, pentodo. Reminiscenze di greco. Io personalmente preferisco tout court la configurazione a pentodo, trovo che sia quella più equilibrata in termini di resa dinamica e di risoluzione. Per qualche motivo la configurazione a tetrodo mi sembra sempre un po' troppo asprina come suono, però magari è per il tipo di diffusore che io costantemente uso, quindi diffusori ad efficienza tendenzialmente altina o molto alta o altissima, che magari mi mettono un pochino più in risalto queste nuance, perché parliamoci chiaro, di nuance si tratta, non c'è una differenza epocale fra una configurazione e l'altra, non cambia il tipo di circuito, è sempre un ultralineare, che poi la valvola sia configurata in un modo o nell'altro ne varia le caratteristiche in maniera molto contenuta. In ogni caso, io vi ho detto la mia, voi potete scegliere, basta spostare il secondo selettore nella modalità che preferite, mettere sulla musica che preferite e ascoltarvela in barba a tutte le questioni tecniche, perché io voglio sperare che quando si ascolta musica le questioni tecniche vengano almeno per un po' dimenticate. Quello che non cambia mai dei prodotti Fez-Audio sono le 12 viti che bisogna svitare per rimuovere la copertura inferiore. Copertura inferiore che finalmente togliamo e vediamo cosa ci riserva all'interno. Allora, la costruzione è tipicamente Fez-Audio, non ci sono assolutamente dubbi. Circuiti stampati dove servono e ridotti al minimo e cablaggi in aria che
sappiamo bene, quando siano fatti bene, sono una soluzione sicuramente più vantaggiosa dello stampato, soprattutto quando il layout della macchina è fatto in maniera intelligente. Questo perché? Perché un cablaggio in aria, ripeto, quando sia fatto bene, non quando sia stato fatto da mio cugino, quello che sa fare le cose e che se ne intende, e poi gli interni degli amplificatori sembrano dei campi di battaglia. Quando è fatto bene permette di avere dei percorsi di segnale con cavi di sezione opportuna, con rame di qualità opportuna, che normalmente su un circuito stampato non si possono avere, a meno di non andare a cercare soluzioni molto elaborate, ma che ci porterebbero veramente molto lontano da questo genere di apparecchio. Ecco. Dando un'occhiata all'interno, dicevo, troviamo alcune schede. Vediamo quantomeno di identificarle. Allora, questa e quest'altra sono le due sezioni di amplificazione complete per il canale destro e per il canale sinistro. La qualità dei componenti è quella tipica Fez Audio. Troviamo resistenze ceramiche per il circuito catodico delle valvole, resistenze che hanno un'ottima capacità di tollerare il riscaldamento, perché queste resistenze scaldano, sono attraversate da potenze importanti, e sono sufficientemente robuste e precise. Sono componenti al 5% di tolleranza messi in parallelo, quindi la tolleranza in questi casi si abbassa ancora un po'. La dotazione dei condensatori è quella classica, quindi abbiamo dei Nikon Gold per quanto riguarda i catodi delle valvole di ingresso e di potenza. Abbiamo dei condensatori d'accoppiamento in film metallico della Vima, direi che a occhio croce si tratta infatti di MKP, quindi comunque di ottimi componenti, ma come al solito niente di nuovo sotto il sole, sono i componenti che comunque Fez Audio utilizza normalmente per i suoi amplificatori, dove non utilizzi i Miflex, perché abbiamo visto che sui Miraceti ad esempio ci sono i Miflex. La terza scheda che vediamo qua sopra è la parte di alimentazione. Alimentazione con un circuito pi greco e condensatori elettrolitici, anche questa nella più classica tradizione Fez. Quello che non si vede, perché in questo caso è nascosto, è l'induttore di alimentazione che è montato qui dietro sotto questa striscia di metallo, per cui non è visibile, normalmente era messo qui in vista. Resta comunque presente il solito induttore da 1 Henry, direi, vedendolo così, e i condensatori di alimentazione Sanwa sono dei 330 micro, messi in serie per arrivare alla tensione di esercizio voluta con le dovute tolleranze per evitare invecchiamenti e scoppi prematuri. Quindi abbiamo un'alimentazione, visti i valori, che oserei definire piuttosto dolce, nell'ottica che si diceva di mantenere il trasformatore d'alimentazione meno stressato possibile. I 330 micro in serie diventano circa 165 micro ed è un valore non troppo alto. Ora sappiamo che io di solito adotto valori ancora più bassi, ma stiamo parlando di alimentatori progettati in altro modo, con altra componentistica e con altri costi purtroppo di conseguenza. Per questa soluzione direi che i valori sono assolutamente ragionevoli, nell'ottica, come dicevo, di non stressare troppo diodi e trasformatore d'alimentazione e per contro di avere il giusto livellamento dell'anodica. I condensatori più grossi, che dicevo sono quelli che si curano di livellare l'anodica, l'alta tensione delle finali, sono poi seguiti da questi due condensatori più piccoli. Questi sono dei 100 micro a 350 volt, sono un ulteriore pi greco resistivo che si occupa di abbassare e livellare la tensione d'alimentazione delle valvole driver. Quindi abbiamo la classica configurazione con i due circuiti pi greco in successione. Il fatto di avere addirittura 2 stadi di pi greco sulle valvole pre e driver ci assicura una tensione anodica estremamente pulita e difatti una delle caratteristiche di questo finale è di essere estremamente poco rumoroso, anzi direi che è zitto come una tomba. L'alimentazione dei filamenti delle valvole, che ricordo sono a riscaldamento indiretto, è fatta in alternata direttamente dal trasformatore senza circuiti di raddrizzamento, di livellamento o di altro tipo, e quindi nel modo più semplice possibile. Qui sotto il solito telaietto d'acciaio vediamo spuntare anche una seconda schedina appesa in verticale ed è la scheda di controllo del telecomando. Telecomando, come nella tradizione Fez Audio,
ad onde radio, quindi non dovete prendere la mira per alzare e abbassare il volume, basta toccare i tasti. Schedina di controllo che tramite questi due piccoli relè controlla il motore del potenziometro. Da questa parte invece la seconda manopola è quella che muove il selettore degli ingressi meccanico collegato direttamente sul percorso del segnale senza altri relè, attuatori eccetera, è proprio una cosa molto molto semplice. Ciò di cui non abbiamo parlato è che è la differenza fondamentale fra la vecchia serie e la nuova, perché a livello circuitale abbiamo visto le differenze sono veramente minime. A livello concettuale di schema direi che di differenze fondamentalmente non ce ne sono, tranne, mi pare, vado a memoria, il fatto che la resistenza di catodo del primo stadio, del primo triodo, non sia bypassata. Probabilmente in questo modo hanno voluto aumentare un pochino la linearità del primo stadio, creando una piccola degenerazione, quindi una piccola retroazione locale, per avere un pochino più di swing di tensione indistorta sul primo stadio. In effetti, utilizzando delle 12X7, che sono valvole che hanno un'impedenza interna piuttosto alta, questa potrebbe essere una scelta abbastanza furba, se vogliamo chiamarla così, per avere un miglior rendimento dello stadio d'ingresso, una minor distorsione dello stadio d'ingresso. Allo stesso modo, lo stadio d'ingresso è anche quello che ha funzione di sommatore, retroazione negativa che viene presa direttamente qui dalle boccole d'uscita degli altoparlanti e riportata proprio al primo stadio. Vi ricordo che la quantità di retroazione utilizzata in questi circuiti è estremamente bassa. A suo tempo io ho provato a staccare e riattaccare la retroazione, la differenza del segnale di uscita era veramente di pochi dB, ma ecco, forse 2-3 dB, ecco, non di più. Questo tra l'altro depone molto a favore, come al solito direi, ma è banale, dei trasformatori d'uscita utilizzati in questi apparecchi. Perché se questi trasformatori d'uscita non fossero di qualità opportuna, la differenza di funzionamento con e senza retroazione sarebbe veramente pesante, sia in termini di banda passante che di distorsione, che eccetera eccetera eccetera, che di potenza ha una certa distorsione di conseguenza. E dei trasformatori dobbiamo parlare perché, lo ripeto perché repetita Juvent, la mamma di Fez Audio è Toroidi, che è il più grosso costruttore di trasformatori toroidali che hanno in Polonia, è comunque uno dei più grossi in toto, ed ha creato per queste macchine una nuova serie di trasformatori sia di alimentazione che toroidali completamente incapsulati, molto simili come caratteristica a quelli vecchi, ma con qualcosina in più. Di fatto mi risulta, anche se non è nulla di ufficiale, che questa serie di trasformatori appartengano a un livello superiore rispetto a quello della vecchia serie. Quindi è assolutamente consigliato passare alla serie nuova, al di là di considerazioni estetiche, eccetera. Di fatto questi nuovi apparecchi pesano anche sensibilmente di più, quindi è chiaro che il motivo è la maggior presenza di metallo, di ferro, di rame nei trasformatori. Non ho fatto delle misure comparative di uno versus l'altro, mi sembra che in questi casi le misure che si possono fare non ci diano veramente contezza di quello che è stato fatto. A volte nell'avvolgimento di un trasformatore basta cambiare lo schema di avvolgimento di poco, per cui le caratteristiche elettriche rimangono praticamente identiche, ma la resa sonica invece cambia in maniera considerevole. Resa sonica di questo apparecchio, allora io eviterò di dirvi come al solito, perché non lo faccio mai, suona bene, suona male, eccetera, eccetera, vi do dei riferimenti a quello che magari potete aver ascoltato di Fez Audio. Allora, lo schema fondamentalmente è lo stesso di un Titania, quindi il tipo di circuito è lo stesso di quello del Titania. Quello che cambiano sono chiaramente il set di valvole, di finali per la precisione, perché la driver è uguale, e i trasformatori d'uscita che sono chiaramente quelli fatti per la L34 e non per la KT88. Detto questo, come possiamo paragonarlo al Titania? Beh, allora io direi in linea di massima un suono un po' più valvolar accogliente, cioè quel tocco di eufonicità valvolare che il Titania non ha così marcata. Ecco, qui c'è un po' di più, ma io credo che sia effettivamente un tocco di colore delle L34 che ha proprio questa spiccata tendenza ad essere accattivante, dove la KT88 magari invece
è più nerboruta, è un pochino più d'impatto. Non che questo amplificatore non sia d'impatto, perché, come dicevo, il fatto di usare comunque poca retroazione lo rende molto dinamico, molto veloce, molto scattante, ma non è questa la prima cosa che salta agli occhi. La dolcezza, la dolcezza, la naturalezza della gamma media, qui la fanno un po' più da padroni che sul Titania. Ma ripeto, è una questione secondo me legata in particolare in questo caso al tipo di valvola. Cioè, l'L34 tendenzialmente ce l'ha questa cosa dell'eufonicità valvolare, chiamiamola così. Sapete che è una definizione estremamente impropria e che probabilmente verrò fulminato per aver detto una cosa del genere, ma è solo per rendervi un pochino l'idea di come il suono di questo amplificatore possa risultare. Poi per il resto il consiglio è di ascoltarlo, ok? Quindi un po' di potenza in meno rispetto al Titania e molta potenza in più rispetto a tutta la serie dei single-ended. Questo, ripeto, ci permette di accoppiarlo a cassettine e a mini diffusori non particolarmente efficienti e per niente ingombranti. Ecco, scegliendoli bene, lo sapete, io di solito utilizzo i Davis, tanto per tagliare la testa al toro, perché sono molto musicali e non sono totalmente inefficienti come molti mini diffusori sono. Al di là delle efficienze dichiarate, che in certi casi sono magari un pochino ottimistiche, però con questo riuscite tranquillamente a pilotare due diffusorini così e farvi un impianto estremamente piacevole, estremamente godibile, raffinato quanto mai, senza dovervi tagliare le vene, vendere un rene, eccetera, eccetera, fare un mutuo e senza diventare matti con diffusori che possono essere molto ingombranti per qualcuno. Proprio per questo io mi sento di consigliare questo apparecchio a chi non si voglia cercare delle grane, cioè voglia andare a valvole, cioè voglia avere quel tipo di suono particolarmente naturale, particolarmente bello, e non voglia diventare matto con gli accoppiamenti. E nello stesso tempo magari non abbia dei diffusori particolarmente idiosincratici che vorrebbero a quel punto un Titania per essere pilotati. Insomma, questo amplificatore è veramente, a parer mio, quello più popolare in un certo senso, quello più universale che Fez Audio ci propone. In più ve lo potete scegliere in 6 colori, potete configurarlo come volete, ci mettete l'ingresso Bluetooth se volete usarlo come un impianto lifestyle da tenere in bella vista sul salotto, potete metterci l'uscita sub, bontà vostra se proprio volete, magari anche no, potete usarlo come finale mettendoci l'ingresso HT, insomma ci potete fare veramente un po' di tutto e di più. Ma soprattutto vi potete configurare un impianto sufficientemente semplice, poco ingombrante e anche carino da vedere, perché no, che possa stare in un salotto senza monopolizzare l'uso della stanza. E in tutto questo vi fa anche sentire la musica, non c'è male. È sempre complicato riuscire a parole a dare un'idea della funzionalità e dell'utilità e dell'applicazione corretta per un apparecchio. Lasciamo perdere sul tipo di suono e cose di queste, sul tipo di suono e sull'estetica. Qualcuno diceva che parlare di musica è un po' come danzare di architettura e in questi casi siamo un pochino a quei livelli. Però ci proviamo, cerchiamo di fare del nostro meglio in qualche modo. E poi, dopo tutta una serie di amplificazioni molto speciali, molto particolari, ci stava anche di parlare di questa specie di coltellino svizzero che ci salva la situazione in quasi tutti i casi d'uso comune, regalandoci un suono sempre piacevole e sempre corretto. Scusatemi se sottolineo alla nausea questo punto della correttezza del suono, ma mi pare veramente molto importante per i nostri apparecchi. Quindi grazie mille di avermi dedicato il vostro tempo, spero di avervi raccontato cose interessanti di questo piccolo amplificatore e noi ci vediamo al prossimo video.